Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è un progetto facilissimo, non è nient'altro che un coprispalle, un bolero, stola con le maniche, chiamatela come volete. Praticamente è una striscia che io ho lavorato comunque separandola metà da una parte e metà dall'altra, poi dopo nel video vedrete come ho fatto. Dopodiché sono andata a chiudere il pezzetto per le maniche e ho terminato facendo un giro di punti alti e un giro di ventaglietti. È un progetto semplice, 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 adatto a questa stagione, anche da tenere in borsa, perché no, per le serate un pochino più fredde e da mettere quando ne sentiamo il bisogno. Per quel che riguarda la taglia, non ve lo so dire, credo che sia più o meno una taglia S, perché ho preso la misura dal collo a poco più su della vita e dopodiché sono andata a chiudere praticamente prendendo la misura da seno a seno e le restanti sezioni le ho segnate come manica, quindi potrebbe essere una S. Se iniziate a farlo non siete sicuri della taglia, man mano magari lo provate e vedete se combacia o no. Per quel che riguarda il consumo del filato, ne ho usato 3 gomitoli da 50 grammi, quindi 150 grammi in tutto. Senza dire altro, vi lascio al materiale e all'esecuzione del progetto. Per questo progetto ho usato il cotone fiocco della Tre Sfere nel colore fucsia, l'ho lavorato con uncinetto del 3,5, dopodiché avremo bisogno di una forbice, di un metro da sarta, qualche marcapunti e un ago da lana, non so ancora quale userò, quindi mi sono preparata tutta la scatolina. Andiamo a vedere come lo lavoreremo. Per questo progetto avremo bisogno di una striscia che andrò a lavorare dalla parte più corta. E ho preso la misura che va dal collo fino a appena sopra la vita. A me risulta di 35 centimetri, praticamente la misura della schiena. Dopodiché andrò a fare una lunghezza della striscia da gomito a gomito. Ma siccome il punto è lavorato, dopo vi farò vedere come, questa striscia la andrò a dividere in due, quindi metà da una parte, dopodiché mi aggancio e ne farò metà dall'altra. Andiamo a vedere come. Iniziamo col primo segmento. Per realizzare la mia striscia di un'altezza di circa 35 cm ho montato 80 catenelle più 1. Adesso andiamo a fare il punto. Quindi montate le mie 81 catenelle, ne faccio un'aggiuntiva per poter tornare indietro, entro nella seconda partendo dall'uncinetto e faccio un punto basso. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, conto 1 e 2, entro nella terza catenella utile e vado a lavorare un punto V formato da un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nella stessa catenella di base. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nella terza catenella disponibile, quindi 1, 2 e 3, qui entro e faccio un punto basso. Dopodiché aggiungo 2 catenelle, prendo il filo, entro nella terza catenella disponibile, 1, 2 e 3 e vado a fare un punto V formato da un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nella stessa catenella di base. Ripeto le 2 catenelle di separazione, entro nella terza catenella utile, faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, entro nella terza catenella che ho a disposizione, vado a fare il mio punto V formato da un punto alto, 2 catenelle e un punto alto nella stessa catenella di base. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nella terza catenella utile con un punto basso e vado a lavorare tutta la catenella in questa maniera. Ci vediamo quando ho finito la riga. Ho realizzato le mie ultime 2 catenelle, ora vado a chiudere la riga con un punto basso nell'ultima catenella disponibile. E abbiamo fatto la riga numero 1.
Quindi andiamo a fare la riga numero 2. Per la riga numero 2 vado a fare quello che sostituisce un punto altissimo, un doppio punto alto, quindi potete decidere se fare 4 catenelle, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, oppure fare come faccio io, 3 punti bassi incolonnati, quindi entro nel primo punto utile, faccio un punto basso, prendo la costina di sinistra, ne faccio un secondo e prendo la costina di sinistra ancora, ne faccio un terzo. Così ho realizzato il mio punto altissimo. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, vado all'interno del punto V che ho subito dopo e faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso spazio di base. 3 catenelle di separazione, entro nel punto V che ho subito dopo, quindi questo archetto, punto basso, quest'altro archetto non li conto, entro nel punto V, faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso archetto di base. Quindi aggiungo 3 catenelle di separazione, vado dentro nello spazio creato dalle 2 catenelle tra i 2 punti alti e ripeto 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, 3 catenelle di separazione e di nuovo vado nello spazio formato dalle 2 catenelle tra i 2 punti alti e faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti e andiamo a terminare la riga in questa maniera. Ci vediamo alla fine della riga. Ho realizzato 2 punti, l'ultimo ventaglietto di 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, dopodiché aggiungo le 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a chiudermi con un punto altissimo sull'ultimo punto disponibile. Dopodiché giro il mio lavoro, faccio un punto basso nel punto che ho subito sotto, aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo e ripeto la riga numero 1, quindi entro qui nello spazio delle 2 catenelle, faccio il mio punto alto, 2 catenelle di separazione e un altro punto alto. Dopodiché aggiungo le mie 2 catenelle di separazione, vado nella catenella centrale delle 3 della riga sottostante e faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, entro nello spazio formato dalle 2 catenelle tra i 2 punti alti e faccio, un punto alto, 2 catenelle e un punto alto, dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro proprio nella catenella centrale delle 3 qua e faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro qua in mezzo, faccio punto alto, 2 catenelle e punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nella catenella centrale e faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, entro in mezzo allo spazio formato dalle 2 catenelle tra i 2 punti alti, faccio punto alto, 2 catenelle e punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nella catenella centrale, proprio dentro vado e faccio un punto basso e andiamo a lavorare in questa maniera fino alla fine della riga. Dopodiché riprendiamo tutto dalla riga numero 2. Non badate, se tende ad arricciarsi poi si assesterà il punto e diventerà tutto dritto. Io vado avanti a lavorare finché non ho raggiunto un'altezza totale di 50 centimetri. Ci vediamo quando ho finito il pannellino. Ho finito il mio pannellino e sono andata a finirlo con la riga numero 1 perché mi piaceva la smerlatura, così in questo modo non andremo a rifinire, lo lasciamo già così. La riga numero 1 è quella di 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto basso.
Ora, arrivati a questo punto, dovremo agganciarci dall'altra parte per poter proseguire, in modo da avere il disegno che vada metà da una parte e metà dall'altra, che non vada tutta dalla stessa direzione. Quindi prendo uncinetto, filo, faccio il mio nodino iniziale e metto il mio pannello con la prima riga di lavorazione col dritto che guarda verso di noi. Faccio il mio nodino iniziale, entro qui nel primo punto basso. Dopo questi fili li andremo a nascondere tra i punti di lavorazione e faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione. Qui dove ho i 2 punti alti, entro, faccio punto alto, 2 catenelle e punto alto. 2 catenelle di separazione, qui ho il punto basso, entro, faccio il punto basso. 2 catenelle di separazione, entro, qui ho il mio punto V e faccio il punto V. Punto alto, 2 catenelle e punto alto. 2 catenelle di separazione, entro dove c'è il punto basso e faccio un punto basso, 2 catenelle, prendo il filo, qui ho il punto V, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle di separazione, qui ho il mio punto basso, entro, faccio il punto basso, 2 catenelle, prendo il filo, entro dove c'è il punto V e faccio punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle di separazione, entro dove c'è il punto basso e così andiamo avanti a lavorare. E guardate dove c'è il punto di aggancio, sembra un fiorellino e anche un motivo decorativo in mezzo alla schiena. Quindi adesso vado a lavorare praticamente come ho lavorato l'altro pannello finché non arriviamo a circa a un metro totale di lunghezza, 50 e 50. Ho finito la mia striscia che in tutto misura 102 centimetri. Qui, come potete vedere, c'è la giuntura della metà. Non si vede assolutamente niente. Ho lavorato l'ultima riga. Ho tagliato il filo e ho terminato da questa parte così come ho terminato dall'altra, in modo da lasciare identici i 2 bordi. Ho messo la mia striscia sul diritto, il diritto per diritto intendo i ventaglietti di 2 punti, 2 catenelle e 2 punti alti, il diritto che guarda verso di me. Ho ripiegato in 2 e sono andata a marcare le estremità per ricavare un'apertura delle maniche di 16 centimetri da una parte e 16 centimetri dall'altra. Una volta prese le misure andremo a cucire le 2 estremità, quindi prendo il mio ago, io ho già lasciato il filo più lungo, prendo un ago, questo che è un pochino più grande, e vado a cucire. Quindi prendo il punto pieno da una parte e il punto pieno dall'altra e cucio, tenendo bene il disegno a pari. E vado avanti a cucire fino al marcapunti, dopodiché ripeterò l'operazione dall'altra parte. Ho cucito tutte e 2 le mie maniche, adesso vado a girare il coprispalle e tenendo il mio lavoro sul diritto, quindi girandolo per così, vado a ripassare tutto a punto alto. Quindi prendo il filo, entro in un punto qualsiasi e vado a ripassare a punto alto, tenendo presente che dove abbiamo il punto basso, siccome avremo tutti i punti in
orizzontale. Dove abbiamo il punto basso lavoreremo un punto alto, dove abbiamo il punto altissimo noi dovremo lavorare 3 perché sono 3 gettati, quindi qui ho fatto il punto basso, ne ho lavorato solo uno, questo è il punto altissimo, io entro direttamente nei punti così almeno si vede meno l'attaccatura, quindi questo è il numero 2 e questo è il numero 3. Qui ho il punto basso, faccio un punto alto, qui ho il punto altissimo, quindi 1, 2 e 3. Punto basso, 1, punto altissimo, 1, 2 e 3 e vado a lavorare in questo modo tutto il perimetro, cioè sotto, poi passo attraverso l'attaccatura delle maniche, giro tutto intorno. Ci vediamo quando ho finito il giro. Ho finito tutto il giro di punti alti, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo, faremo un ulteriore giro di rifinitura. Quindi cosa faccio? Salgo con una catenella che andrà a sostituire il mio primo punto basso, prendo il filo, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile e vado a lavorare un ventaglietto di 7 punti alti sempre nello stesso punto di base. Conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, faccio un punto basso. Prendo il filo e ripeto l'operazione, entro il terzo punto alto disponibile, vado a lavorare il mio ventaglietto di 7 punti. Mi sposto nel terzo punto utile, faccio un punto basso e vado a lavorare così tutto il bordo dove abbiamo ripassato a punto alto, cioè il sotto, la parte della manica, il sopra e dall'altra parte della manica, lo andremo a rifinire tutto in questo modo. Ho fatto l'ultimo ventaglietto, adesso vado a chiudere la lavorazione con un punto bassissimo nel primo punto, nel punto iniziale del giro. Taglio il filo, faccio un nodino di sicurezza e voilà, il nostro bolero coprispalle è terminato. Ora vado a nascondere i fili e dopo lo vedremo indossato dal nostro caro manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.